Ciao Ale, ben trovato. Grazie, ciao. Ciao a te Nico, nuova puntata del Toccafè. Mancava da un po' perché non abbiamo avuto il Toccafè di dicembre. Purtroppo no. Eri troppo impegnato, troppo preso dal periodo. Sì, purtroppo dicembre è un periodo che ci vede chiusi in totale clausura nei nostri negozi e proprio a dicembre si enfatizza l'espressione gabbie dorate. Sì, non riusciamo a muoverci dai negozi a dicembre. Io ho delle... Per fortuna, Sì, me lo immagino. Ho degli amici che lavorano insomma nel settore e non mi rispondono neanche al telefono. Tu sei uno di quelli che non risponde neanche. Mi dispiace no, proprio. No, posso immaginare. Avrei voluto tanto farla con te la puntata di Natale. Magari abbiamo recuperato con le pagelle della scorsa settimana. Sì, assolutamente, però mi sarebbe piaciuto se mettere un alberello qui. Una puntata di Natale. Possiamo fare quella di Pasqua. Con un whisky, un bourbon. Quella di Pasqua allora la facciamo magari con un po' di cioccolata, con un caffè che sta per arrivare tra l'altro. Sì, perché se no non sarebbe un Toc Caffè. Non sarebbe un Toc Caffè, il caffè più buono di Bari, non so neanche da dove arrivi questo caffè. Però. Cerchiamo di dare visibilità ai caffè a noi più vicini. Sì, più, che poi più in realtà non pubblicizziamo nessuno. Però dovremmo. Sì, dovremmo iniziare a chiedere. Senti, Toc Caffè. Il Toc Caffè, come sappiamo, come sapete, è arrivato il caffè. È anche arrivato il nostro caffè. Fantastico. A proposito di Natale, sì. Come dicevo, il Toccafè è una puntata così, insomma, genuina e spontanea, però mentre registravamo la settimana scorsa, cioè 2 minuti fa, la puntata della scorsa settimana, mi venivano... Che dici? Io ho preso l'abito della lavanderia oggi. Lo fai lavare ogni volta. Mi venivano in mente alcune domande. La prima, questo aumento dei listini di cui si parla tanto e che tantissimi appassionati criticano, se ne parla spesso nella community. Tu come l'hai preso? Come lo vivo? Come lo vivi e come lo vivono i tuoi clienti, che poi è la cosa più interessante, credo. Sì, allora, come lo vivo io? Per noi su certe marche è un po' drammatico a volte, per quelle marche... Si può dire per chi? Per quali? No, vabbè. Non si può dire. È meglio di no. Sì, è meglio di no. Meglio di no. Diciamo che ci sono state un paio di marche in particolare, una per eccellenza, che ha fatto nell'arco di 2 anni degli incrementi mostruosi. Forse credo di sapere di chi stai parlando. Non citiamo, ma però no, mostruosi, quasi del 40% in 2 anni, no? Quindi magari... ti rispondo così, come la vive il cliente. Il cliente che già si era affacciato al marchio in quei 2 anni e ancora non aveva realizzato, l'acquisto intendo, resta scioccato. Eppure è faticoso per noi riuscire a giustificare spesso degli incrementi di listino così rapidi. Magari a fronte anche di poche novità. Non solo novità, ma magari a fronte di nulla. Cioè non ci sono restyling, non ci sono variazioni sui modelli. C'è solo aumento del listino. Sì. Che naturalmente anche per voi, cioè voi comprate a prezzi maggiori. Sì, il nostro costo è decisamente maggiore, no? Quindi per noi diventa faticoso da digerire, ma alla fine lo accettiamo, siamo dei professionisti, riconosciamo benissimo il valore intrinseco di ogni prodotto, comprendiamo la necessità. L'inflazione ha giocato la sua parte. Le regole del mercato, certo. Le conosciamo bene, quindi accettiamo, però ci diventa un po' più difficile. Le regole del mercato vengono comunque rispettate, cioè a fronte di un aumento dei listini, la domanda rimane la stessa o diminuisce? Come ti posso rispondere? Guarda, è strano questo, perché... Noi rispetto a qualche anno fa non abbiamo peggiorato le nostre performance di vendita, anzi, ora si potrebbe dire volgarmente che si guadagna un po' di più, ma in realtà se hai qualcosa in stock di invenduto che è aumentato. Però la verità è che quei prodotti comunque vengono venduti, quindi poi quando li vai a ricomprare li compri più cari. Senti, possiamo dire che il mondo del lusso, quando poi è un po' quello che penso io onestamente, e cioè quando un orologio
o comunque un prodotto di lusso, ma qui noi parliamo di orologi, costa 5.000 Sì. e quello stesso orologio l'anno dopo ne costa 6.000. Tu lo vedi lo stesso? Possiamo dire che chi era disposto a spenderne 5, quella 1.000 euro non gli cambia la vita? Assolutamente no. Questo lo sanno le marche molto bene. È chiaro che c'è un limite di, non voglio dire di decenza, però un limite di mercato. Di mercato, di percepito, cioè un certo prodotto oltre una certa cifra, salvo che non diventi, ma questo succede nell'arco di decenni, come per il Nautilus di Patek, ci sono stati degli anni anche per il Royal Oak de Audemars in cui costava 4.600 euro, ci sono delle pubblicità. Sì, Lo stesso Nautilus Tiffany. Ci fu un periodo che Audemars Piguet dovette abbassare il 5.000 dollari americani. I listini anche. Perfetto, oggi sì, c'è stato chiaramente un miglioramento sostanziale in termini qualitativi nella creazione di questi orologi, però c'è una componente di esclusività, quindi di quantità ridottissime che vengono prodotte, che giustifica anche un prezzo così elevato, oltre al costo della vita che negli anni è cambiato, il costo proprio il valore del denaro in sé. Certo. Però poi su certe referenze di altri marchi che producono con quantitativi maggiori diventa difficile accettare da parte del consumatore, mentre da parte del marchio diventa difficile andare troppo oltre una certa soglia di prezzo, laddove appunto magari vengono prodotti quantitativi maggiori o non ci sono state variazioni sostanziali nella costruzione di quel particolare prodotto. Però si vende lo stesso. Senti, c'è un limite che... È chiaro che nel corso del tempo i limiti si alzano, no? Quindi rincorriamo limiti che non raggiungeremo mai. Patek costava 300.000 lire negli anni 80, oggi ne costa 30.000, 40.000, quindi non c'è un limite da raggiungere. Però in questo momento tu credi che ci siano dei limiti che le maison non devono superare, anche volgarmente di decenza, come dicevi prima? Beh, ci sono dei limiti che non devono superare, penso che ne siano completamente consapevoli. Io non so quali questi limiti possano essere, però so che... Ma tu, diciamo, da insider, sì. Come ti definisco dalla scorsa settimana, che in realtà erano sempre 5 minuti fa, quindi ormai c'ho sta parola oggi, anche in base a quelle che sono le richieste dei tuoi clienti, quelle che sono le sensazioni, i discorsi, no, che fai con i tuoi clienti, come li abbiamo sempre fatti assieme, no? Tra appassionati. Qual è la percezione reale che hai? Cioè che si passa oltre, che non fa niente, che è aumentato un po', oppure c'è un limite per cui il cliente chiaro. Dice senti, hanno esagerato, mi tengo quello che ho? C'è. Allora, facciamo due distinzioni sostanziali. La prima, ho già iniziato a menzionarla prima, il cliente che magari si è già affacciato a quel prodotto di quella marca e in quei 2 anni non ha ancora concretizzato l'acquisto, torna perché magari si è deciso e scopre che il prezzo è diventato veramente troppo alto e non riesce ad accettarlo, rinuncia. È successo? Sì. Magari pretendeva addirittura che gli si scontasse di più il prodotto, però sai, è impossibile quando gli spieghi che anche tu lo paghi di più. Direi che si tratta di non riuscire ad accettare quel tipo di realtà. Ci sta. Oppure c'è il secondo caso, che sono quelli che chiaramente preferiamo, che sono i nuovi clienti. Cioè, voglio comprare quel prodotto di quella marca, mi affascina da tanto tempo, mi sono deciso, che mi fa vedere questo, questo e questo, che prezzi hanno, questo, questo e questo. Non conoscevo quanto costava prima. Quindi lo accetti passivamente? Sì, vado avanti e compro. E ti capita qualche cliente magari giovane che sta seguendo il mercato da un po' di anni, che si è appassionato magari guardando dei video su YouTube, io ne ho tanti, no, che me lo scrivono, e che pian piano cercano di arrivare a determinate referenze, magari il loro primo Speedmaster, per dirne uno che è diciamo il più gettonato no, tra gli appassionati che approcciano, ma che vede questo sogno sempre più lontano perché pian piano che si appassiona i listini aumentano in maniera esagerata. Ti è capitato qualcuno che non è ancora riuscito a comprare un orologio, che magari sia un orologio importante, che magari si è affacciato per altro, qualche giovane? Sì, mi è successo. Magari sono persone che hanno un'ambizione molto proiettata in avanti, però sono ben consapevoli delle loro capacità di acquisto e quindi sanno che ci vorrà più tempo per arrivare a ottenere quelle icone dell'orologeria. Ciò non toglie che hanno paura di non arrivarci. Sì, perché vedono quell'orizzonte magari spesso allontanarsi sempre più, no? Però è anche vero che ci sono delle aziende che sono molto stabili
no? Che hanno una coerenza esemplare, che sì, la scelta comunque è vastissima. per esempio Omega, è chiaro che Omega guarda i suoi competitor, guarda il mercato, però sa anche che uno Speedmaster, voglio dire, per quanto, ecco, quando ha aumentato i prezzi Omega l'ha fatto con un criterio radicale, cioè l'orologio lo ha rinnovato profondamente, coassiale, in ogni novità componente, estetiche, bracciale, ma pure l'astuccio era nuovo, il quadrante, sì, tutto. Vabbè, è una grande maison, non può non però lavorare. ecco, di contro ci sono altre aziende che hanno anch'esse delle icone che hanno fatto degli aumenti ben maggiori senza introdurre variazioni. Il caso ha voluto che su certe aziende non ci sono stati scossoni, non c'è stato nessun problema e chi non conosceva questi prodotti o i loro prezzi li ha comprati comunque. Però ci sono stati altri casi in cui, non so, tiriamolo in ballo un esempio. Oggi il Monaco costa 8.000 euro. Ne abbiamo già parlato. È pazzesco, ok? C'è l'Oyer 02 che è un calibro di manifattura ed è l'orologio più visto che anche della quelli Maison, però ancora con sellita costano comunque tanto. eh sì, perché purtroppo non è che si può creare uno sbilanciamento troppo netto, no? È sicuro che quelli con sellita verranno rieditati con calibro di manifattura. Sì, Cioè, immagino è proprio prevedibile, andranno via. è normale. Da Catania. Però ecco, è complicato. Noi abbiamo fatto un dicembre molto, molto positivo. Allora, ne approfitto subito perché ho quest'altra curiosità che immagino in tanti abbiano. E cioè a dicembre, no? Sì. A Natale, tutti hanno voglia di comprare, e infatti non rispondi neanche più al Il mio telefono. caffè è veramente infinito, per chi se lo chiedesse su... Nei commenti su mi sa. YouTube, sì, qualcuno No, l'ha è detto, vero, il qualcuno caffè, quanto dura sì, non mossa infinito, c'è una prolunga È vero, invisibile. Non so se hai visto nei commenti, c'è chi Sì. si chiedeva ma quanto dura sto caffè di Nicola Mozzi. No, una curiosità davvero proprio Sì, tutti da vogliono esterno. farsi regali. Ecco, che cosa E si fare compra regali. così tanto a Natale? Cioè, quali sono proprio, dici un po', raccontaci un po' cosa succede. A Natale che succede? Ma a Natale noi vendiamo di tutto. Di tutto. Regali, autoregali. Regali, autoregali, celebrazioni, perché comunque è un mese come un altro, in questo Gente mese che ha ci più sono voglia di spendere. anniversari, compleanni. La 13ª? Influisce la 13ª? Influisce, sì, influisce senz'altro. In quei giorni si dà uno sprint, tra l'altro le vendite si nota, è palpabile. Vendiamo di tutto, vendiamo anche magari qualcosa di vecchio di magazzino, oppure con sconti molto interessanti, e quando dico vecchio non dico di chissà quanti anni fa, magari anche di 5 anni fa, quindi cose molto attuali. Parli ancora. di orologi o di gioielleria? Di orologi, ma anche di gioielleria. Ok. Facendo anche fare quindi dei veri e propri affari a certi clienti, prendendoci anche delle belle soddisfazioni noi. Vendiamo chiaramente tantissimi prodotti di novità perché li reclamizziamo tanto anche sui nostri social network. Tanti clienti oggi arrivano con l'immagine che stiamo pubblicizzando di quella marca. Sì, ormai Instagram, no? O quel prodotto nostro in particolar modo. Ho messo la mano sul gatto morto, non vorrei che... No, sia il morto gatto due volte. morto. È soffocato. Parli come gioiellieri. Sì. Poi, per esempio, ci è capitata questa bellissima coppia californiana, lui di origini di Palo del Colle, lei invece è asiatica, hanno comprato una collana tennis di nostra produzione da 11-12 mila euro, senza chiedere sconto, solo tax refund. Gli americani sono così. Sublime, una vendita. Bravo. Sì. Grazie. Grazie del suggerimento da casa. Senti, questa è un'altra curiosità che ho, e cioè abbiamo spesso parlato di liste di clienti migliori, di clienti che Poi meritano... ti dico un'altra cosa interessante, sempre di dicembre, vai. Liste clienti migliori che meritano magari più di ecco, altri. Il turista, no? Magari un turista che entra e che spende quello che spende un buon cliente in qualche mese. Come viene percepito, come viene trattato in una gioielleria? Beh, viene trattato... Allora, intanto, a me vengono scusami... in mente per esempio le grandi boutique romane, no? Sì. Dove giapponesi, asiatici, americani, russi vengono trattati... convenevoli. Percepisco molto meglio magari di un cliente abituale. La realtà qual è? La realtà, nel caso delle gioiellerie Mare Mossa, è che noi trattiamo benissimo qualunque cliente, a prescindere da quella che è la sua apparenza, provenienza o... Sì, questo lo posso confermare. O inclinazione di spesa, no? È chiaro che
accogliere un cliente che ti accorgi che viene da molto lontano ti dà un'energia in più a volergli far vivere un'esperienza quanto più positiva possibile, perché sai che viene da molto lontano e magari ha scelto proprio di entrare da te. Vuoi perché magari i nostri negozi sono attraenti visti da fuori, vuoi perché anche sono attratti dai marchi. Sicuramente vuoi fare una bella figura e fargli vivere un'esperienza molto positiva, perché sai che lì da dove vengono ci sono delle realtà di grandissima qualità. Quindi vuoi in quel momento rappresentare la tua realtà, ma anche il tuo territorio, il tuo paese. Sì, ci dà una grandissima soddisfazione e trattiamo questi clienti al meglio che possiamo, ma senza grandi peripezie, voglio dire. C'è stato un caso bellissimo a dicembre. Mi stavi dicendo, mi volevi raccontare? No, ti volevo dire che intanto Natale, cioè dicembre, è un mese di grandi performance di vendita, non soltanto fino al giorno della vigilia, ma anche dal 27, quando riapriamo, lavoriamo tanto fino al 31. Il 31 è come se fosse un secondo Natale, c'è tanta gente che a Capodanno fa bei regali. Mi è capitato un mio vecchio amico che, per esempio, ha deciso di regalare alla sua fidanzata, o che è diventata fidanzata, insomma non ricordo bene, ma comunque di regalarle un solitario per la notte di Capodanno. Che è bellissimo, non immaginavo. È stupendo e chiaramente è un momento importante nella vita di una coppia, quindi è una pietra importante, quindi fa una spesa importante, non la fa per Natale, la fa dopo. L'ha fatta per Capodanno, E poi ci sono i casi magari di upselling, no? Quando qualcuno fa un regalo a Natale, lo riporta indietro perché non è piaciuto e magari compra qualcosa di più costoso. Perché viene con il diretto o la diretta interessata. Senti, ci sono momenti nel corso dell'anno paragonabili a quello che accade a Natale da un punto di vista del mercato? Sfortunatamente no. però, per esempio, Lecce nei mesi estivi, e per mesi estivi ti dico veramente da giugno. A Lecce siamo a Piazza Sant'Oronzo, per chi non conosce la città dovrebbe conoscerla, è la capitale del barocco, quindi è centrale rispetto al turismo anche, no? Sì, è un punto nevralgico per il turismo. Il nostro negozio si trova proprio nel cuore del centro storico, davanti all'anfiteatro romano. Senti, a proposito, Bari è anche una città ormai turistica, molto frequentata. Tanto turistica, sì. E ci sono differenze proprio di turismo tra i due posti, il centro di Bari e il centro di Lecce? Ma, allora... Parlo non tanto di vendite, perché poi quello dipende da tante cose. Ma no, sai... Proprio di presenze. La città di Lecce comunque è un quarto rispetto a Bari, quindi tu riesci davvero a sguazzare tra i turisti, no? Cioè, ne vedi tantissimi. Ci sono molti meno locali, quindi. Dove? A Lecce, sì, però per assurdo nella piazza, cioè nel centro storico ce ne sono tantissimi di locali, quindi tu a pranzo, a cena, negli orari No, locali intendo indigeni, locals. Gente del posto, sì. Quindi diciamo in proporzione vedi meno locals e più turisti. Corretto, esatto, e succede esattamente quello. E c'è una bellissima clientela di qualità, cosa che però si sta iniziando a vedere anche a Bari e lo testimonia e lo giustifica la creazione e la nascita di tutte queste belle strutture di pregio che stanno nascendo in centro qui. L'ultima che sta per aprire è questo Bra Hotel, che tra l'altro è un posto spettacolare, già visto da fuori, non vediamo l'ora di vederlo da dentro. Tra l'altro appartiene ai nostri clienti. Buoni clienti, immagino. Sono ottimi clienti, belle persone e nuovi clienti che non conoscevamo prima. Infatti è stata una bella scoperta. E quindi anche Bari adesso sta vivendo di questo turismo nuovo e in molti casi anche ambiente, con belle capacità di spesa. Solo che a Lecce è più dilatato durante l'anno, cioè è più costante nell'anno. Perché Lecce è una città che per fortuna è molto destagionalizzata, quindi anche in questo periodo c'è bel turismo a Lecce. Sì, è ovviamente molto mi meno capita di passeggiare che nel periodo primaverile estivo. Sì, primavera estate è pieno. È incredibile. Sì, sembra una capitale del nord Europa per la quantità di turismo. E quindi a Lecce si creano in determinate giornate, a caso, non riesci a misurarlo o a prevederlo, delle giornate molto gratificanti come quelle di dicembre. A Bari può dipendere dalla visita del cliente speciale, VIP. Oppure no. C'ho anche un'altra domanda, visto che ormai stiamo affrontando il tema del mercato. Poi ricordati che ti devo finire quel fatto strano di dicembre. No, pensavo me l'avessi raccontato con... non ancora, perché abbiamo iniziato a parlare di Lecce. E che cosa mi volevi dire? No, dimmelo che sono curioso. No, delle clienti VIP
non italiane, Cioè? di un altro paese. Non voglio dire quale paese perché... Ok. No, pensavo mi volessi dire anche di chi si tratta, se non mi dici il paese, No, figuriamoci. No, Però che cosa è successo? erano con alcune amiche a Milano, diciamo in vacanza, in realtà si sono date appuntamento lì per poi andarsene ognuna in viaggio in varie mete esotiche e costose. E una di queste nostre clienti aveva desiderio di comprare dei gioielli di Bulgari importanti e sostanzialmente hanno preso un volo andata e ritorno in giornata. Per venire qui? da Sì, te? per venire qui. Hanno fatto acquisti, io li ho riaccompagnati al taxi, hanno preso l'aereo e sono tornati a Milano. Così, Fantastico. in giornata, no? E capitano anche di queste cose, diciamo. Senti, è perché avevi un gioiello, una referenza in particolare o... Sì. Che Ok. sono abbastanza rare, della collezione Serpenti, e è capitato per fortuna che ce l'avessimo noi in stock, e in più comunque sono clienti storiche, quindi hanno un Di trattamento... Clienti storiche nostre, Ah, ok, vi conoscevano già. sì, che comprano anche bulgari e che quindi... Quindi trovandosi in Italia hanno deciso. E stiamo parlando di un VIP? Di una VIP? No, non sono VIP, ma No, fanno no. una vita da VIP. Me l'immagino. Sì. Sono gratificazioni importanti. Sì, aggiuntive tra l'altro a Natale, perché a Natale le gratificazioni migliori ce le hai proprio dai tuoi clienti affezionati locali. Poi sono i momenti in cui magari anche se non comprano subito comunque metti le basi per altri acquisti Sì, certo. futuri. E a proposito di mercato, avevo una curiosità. Parlavamo la settimana scorsa di come le maison molto spesso stiano osando, ripescando dal passato, sempre da insider. Come hai visto, come racconteresti questo cambiamento nel corso degli anni, dei tanti anni in cui ormai ti occupi di orologeria? Cioè immagino che tu abbia avvertito, abbia visto dall'interno questo evolversi delle maison verso proprio dei prodotti più storici che strizzino l'occhio più all'heritage piuttosto che a prodotti moderni. Guarda, Cioè è una cosa che si nota, che tu hai percepito o è venuto in maniera naturale? faccio una premessa. Sono tanti anni ormai che sono in azienda, sì, ma non ho tutta questa esperienza decennale per poterti dire raccontare sì, questa evoluzione. c'è stata un'evoluzione oppure no, guarda che è ciclico, no? Ok. Però posso dirti che magari non ero attivo quando succedeva perché magari ero in viaggi di lavoro con mio padre, cioè quando andavamo a visitare le fiere di orologeria lo affiancavo, quindi erano i primi momenti in cui imparavo e vedevo che magari per certe maison già c'era un voler tornare a certi prodotti della tradizione rivisitandoli o innovando, cercando di trovare strade più trasgressive, no? La stessa Cecelle Coultre per esempio con quei compressor, non so se ti ricordi. Sì, come no. Ha fatto degli orologi Sì, che richiamavano. Sì, e parliamo degli anni 2000, no? Quindi Esatto. c'era già molto particolari per l'epoca, Sì. andavano un po' fuori quella che era, diciamo, l'identità della marca. Oggi tutto ciò è stato confinato alla collezione Polaris, per esempio, Sì. che è sportiva sì, ma non è così trasgressiva, è abbastanza tradizionale. Quindi diciamo è stata una transizione lunga e lenta. Sì. Forse sono io a percepirlo come qualcosa di... Secondo me sì. Cioè oggi vedo da parte di certe maison, parlo per quelle che trattiamo noi, essere riusciti ad arrivare a una consapevolezza di avere certe famiglie di prodotto che devono essere tutelate e presentate con un riguardo rispetto al passato. Ti faccio l'esempio dei cronopilota di IWC che sono sempre stati molto importanti per la maison, sono sempre stati una colonna portante dell'azienda ed espressi e presentati nelle forme più disparate. Oggi c'è un'attenzione particolare a conservare l'heritage in una certa maniera, l'identità, però con lasciare una porzione di quelle famiglie libera di esprimersi, di evolversi, avendo quindi la capacità di innovare. Ok. Una percezione, pensandoci, a cui effettivamente non c'ero arrivato, insomma. Però effettivamente
cioè, l'evoluzione che c'è stata è quella sì di richiamare la propria storia, ma con le giuste novità di un'epoca moderna. Devi Dallo essere Speedmaster dinamico. con un coassiale a un Monaco con un calibro di manifattura. Esatto. Devi Sì, essere sì, riflettendoci è dinamico. così. E se vogliamo, quelle sono ancora rappresentazione dell'heritage, dove vai a vedere che c'è dinamismo e innovazione su, non so, gli Speedmaster fatti in oro canopus o platino, Sì. queste estremizzazioni preziose, lussuose o anche tecnologiche, come guarda Certo. quei Seamaster al plasma che hanno fatto, Certo. o quest'ultimo Planet Ocean in titanio, costa un sacco di soldi, è un orologio incredibile. È un'espressione del savoir-faire dell'azienda, ma non fa parte dell'heritage. Certo. Però sull'heritage hanno ampia espressione. Senti, E stessa cosa te, succede su tante altre brand. Secondo te si può dire che le maison più importanti e più storiche siano forse quelle che meno badano all'heritage, ma osino più con le innovazioni? Parlo per esempio di Omega rispetto invece a Longines, che per esempio ha tutto un reparto heritage. Cioè, maison come Omega sono meno legate al vero heritage, ma puntano più all'innovazione. Sì. Può essere, cioè che chi ha meno forza punta più sul proprio passato, perché poi ha dei prodotti incredibili come proprio Longines. Vedi, Longines hai preso un caso particolare. Longines è un'azienda antica. Si presuppone che abbia le spalle forti di anni e anni. Io la percepisco così perché è tradizione. sotto il gruppo Swatch che un po' decide per lei nonostante la grande storia. Sì, però dall'altro lato non ha ancora espresso il suo grande potenziale in termini di manifattura e di innovazione di movimenti, no? Quindi sì, come dicevamo la scorsa sì, settimana, dici che deve ancora scavare nel passato, raccogliere dal passato, magari però con i calibri che ha fatto Longines. Esatto, però ha tutta la potenzialità per, come dicevamo 5 minuti fa o 2 settimane fa. Nella scorsa puntata di 2 Nella minuti scorsa fa. puntata di 2 minuti fa. Non mancherà molto fino a che non si esprima con qualcosa di strabiliante, di manifattura. Ma è qualcosa che sai No. e che non ci puoi dire? No, Sinceramente, è il tuo auspicio. mano sul cuore no, è il mio Ok. auspicio, però ci sta, giudico insomma. dai passi che sta Certo. facendo la Maison e credo che non manca molto. Certo. Dopo che ha presentato questi chrono flyback sui 5000, ci si aspetta. Prima di ringraziarti per questa sempre bella chiacchierata e anche per tutte queste belle chicche che ci hai svelato. Io sono poi curiosissimo di questi retroscena, insights. no? Sì. Così una domanda Un un po' piacere, più lo sai. una domanda un po' più banale, però anche un po' più da toccaffè forse. Che hai fatto a Natale? E soprattutto che orologio indossavi? Perché è un argomento amatissimo dagli appassionati, Ah, sì? l'orologio del L'orologio Natale, delle della feste. vigilia, sì. Anche perché oggi ne hai uno stratosferico, il Sì, Petronas. il Petronas di VC. di VC. Allora, premesso che... Ti sei divertito a Natale, insomma, sei stato... Sì, ti sei rilassato. Mi sono rilassato poco. Vabbè, sì, me lo immagino. Cioè, ci siamo fermati 2 giorni Ok. canonici, 25 e 26, famiglia, qualche serata con gli amici, qualche giocata a carte. Mi sono divertito di più a Capodanno, devo dire. Ok. Però... Io più a Natale con gli zii, pensa a Capodanno cosa ho fatto. Bene, ti sarai sbizzarrito. A casa ho preparato gnocchetti alla tirolesa per me e mia moglie. Benissimo, una cosa intima. E come orologio delle feste Sì. non ne ho avuto uno. Ah, ok. Perché avendo lavorato io durante le feste, giustamente volevo far ruotare degli orologi sul Un po' polso di per ispirare anche i clienti, no? Quindi diciamo che ogni settimana cambiavo un orologio e quindi ho cambiato 4 orologi per le feste. Vuoi Ti sapere ricordi? quali erano? Sì, certo. Però mi è venuta in mente la prima domanda del prossimo Toccaffè. Ok. Ma ne Adesso parleremo. me la dici? No, Dopo me la il dici? Toccaffè No, vabbè. il prossimo lo registriamo No, tra qualche settimana. Pensavo volessi, sai, lanciare
una bomba e poi... No, ma è una bella domanda sugli orologi che indossi, ma Ok. ne riparleremo. Questi 4? Il Gran Seiko High Beat, quello con bellissimo. quel quadrante Frozen che mi piace tantissimo, braccialato. Ho messo il reverso Classic Medium Monoface che mi piace tanto. Ho messo il finissimo Sketch. Tutta roba bellissima, elegantissima, esclusivissima. E il poi- quarto? E poi ho Il rimesso Petronas, questo, sì. altro pezzone esclusivissimo. Questo è Online exclusive. esclusivo online. L'ho voluto troppo. Sì, mi sa che ce l'hai raccontato anche Sì, in una puntata. Assolutamente sì. Comunque stiamo dimenticando una cosa. Cioè? Tu ti ricordi che all'ultimo talk abbiamo concluso dicendo che c'era una bella novità che avremmo raccontato? Non abbiamo più preso. Sì, non ne quell'argomento. abbiamo più parlato. C'è questa bella novità? La novità c'è. E ne Ne vuoi vuoi parlare adesso? No, allora no, ce la dobbiamo tenere per il prossimo Toccaffè. Eh sì, perché dicevamo di una novità che avremmo presentato. Ti posso soltanto dire che a dicembre abbiamo firmato un nuovo contratto di distribuzione selettiva con una nuova maison di orologeria che rappresentiamo da... Che è già presente in boutique. Purtroppo non ancora, stiamo aspettando i primi pezzi che devono arrivare a gennaio e non sono ancora arrivati. E Quindi allora al potrà prossimo essere talk... occasione. O nella prossima Build Collection, che sarà brevissimo, Mhm, se già ci saranno questi pezzi, ok. oppure nel prossimo Toccaffè. Sì, magari li vediamo anche dal vivo. Secondo me forse è meglio nel talk caffè prima e poi ne parliamo nella Build Collection. Perché nel talk gli diamo Diamo un'attenzione, un riguardo maggiore. Ok. In una Build Collection li inseriamo insieme ad altri pezzi, quindi rischiamo di non dargli la giusta visibilità. E fidati, è un marchio Facciamo... che ha bisogno, Facciamo merita. ma sono molto curioso. Ma non si può dire. Non si può No. dire. In questa puntata non si può dire. Quindi ci diamo appuntamento Alla prossima. alla prossima. Ok. Nico, grazie È sempre. stato un piacerone, come al solito. Grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo Grazie. in una prossima puntata di Talk. Alla prossima. Ciao.